Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dacarbazina Lipomed, fiale/flaconcini più solvente, Interlabo SRL, ultimo aggiornamento. 13 dicembre 2021. Cos'ha Dacarbazina Lipomed, fiale/flaconcini più solvente? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dacarbazina Lipomed, fiale/flaconcini più solvente durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Dacarbazina Lipomed, fiale/flaconcini più solvente? Dacarbazina Lipomed, fiale/flaconcini più solvente ha un farmaco a base del principio attivo dacarbazina, appartenente alla categoria degli antineoplastici alchilanti e nello specifico altre sostanze alchilanti. È commercializzato in Italia dall'azienda Interlabo SRL. Dacarbazina Lipomed, fiale/flaconcini più solvente può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Dacarbazina Lipomed 200 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione 10 flaconi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Lipomed GmbH. Concessionario: Interlabo SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: dacarbazina. Gruppo terapeutico: antineoplastici alchilanti. Forma farmaceutica: fiale/flaconcini più solvente. Indicazioni: Dacarbazina Lipomed è indicato per il trattamento dei pazienti con melanoma maligno metastatico. Ulteriori indicazioni per l'uso della dacarbazina come componente di una polichemioterapia sono: linfoma di Hodgkin in stadio avanzato, sarcomi dei tessuti molli in stadio avanzato negli adulti, ad eccezione del mesotelioma e del sarcoma di Kaposi. Posologia: il trattamento con Dacarbazina Lipomed deve essere effettuato solo da medici specializzati in oncologia o ematologia, rispettivamente. Durante il trattamento con Dacarbazina Lipomed sono richiesti il frequente monitoraggio dell'emocromo e il monitoraggio della funzione epatica e renale. Siccome sono frequenti gravi reazioni gastrointestinali, si raccomanda di adottare misure antiemetiche e di supporto. Siccome possono comparire gravi disturbi gastrointestinali ed ematologici, va effettuata un'analisi estremamente attenta del rapporto rischio/beneficio prima di ogni ciclo terapeutico con Dacarbazina. Per ridurre l'intensità della nausea e del vomito, il paziente deve evitare di assumere cibi prima della somministrazione di Dacarbazina Lipomed. Le escrezioni e il vomito devono essere maneggiati con cautela. Posologia: possono essere applicati i regimi terapeutici descritti di seguito. Per ulteriori dettagli, vedere la letteratura scientifica attuale. Melanoma maligno. La dacarbazina può essere somministrata come agente singolo a dosi comprese tra 200 e 250 mg/m2 di area di superficie corporea/v e per via endovenosa per 5 giorni ogni 3 settimane. In alternativa all'iniezione endovenosa lenta, la dacarbazina può essere somministrata come infusione breve, in 15 a 30 minuti. Possono anche essere somministrati 850 mg/m2 di area di superficie corporea il giorno 1 e, successivamente, una volta ogni 3 settimane, come infusione endovenosa. Linfoma di Hodgkin. La dacarbazina viene somministrata per via endovenosa in una dose giornaliera di 375 mg/m2 di area di superficie corporea ogni 15 giorni in combinazione con doxorubicina, blionicina e vinblastina, regime ARVD. Sarcoma dei tessuti molli. Nel sarcoma dei tessuti molli negli adulti, la dacarbazina viene somministrata per via endovenosa in dosi giornaliere di 250 mg/m2 di area di superficie corporea, giorni 1-5, in associazione con doxorubicina ogni 3 settimane, regime ADIC. Durata della terapia. Il medico curante deve stabilire individualmente la durata della terapia, tenendo in considerazione il tipo e lo stadio della patologia, la terapia di combinazione effettuata, la risposta alla dacarbazina e gli effetti avversi ad essa legati. Nel linfoma di Hodgkin in stadio avanzato, una raccomandazione abituale prevede la somministrazione di 6 cicli di terapia di combinazione ARVD. Nel melanoma maligno metastatico e nel sarcoma dei tessuti molli in stadio avanzato la durata del trattamento dipende dall'efficacia e dalla tollerabilità del singolo paziente.
Popolazioni speciali di pazienti. Pazienti con insufficienza renale barra epatica. In presenza di sola insufficienza renale o epatica da lieve a moderata, generalmente non è necessario ridurre la dose. Nei pazienti con compromissione combinata renale ed epatica, l'eliminazione della dacarbazina è prolungata. Tuttavia, attualmente non possono essere formulate raccomandazioni validate di riduzione della dose. Pazienti anziani. Siccome l'esperienza nei pazienti anziani è limitata, non possono essere formulate istruzioni specifiche per l'uso negli anziani. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di dacarbazina lipomed nei bambini e negli adolescenti non sono state ancora stabilite. Modo di somministrazione. La dacarbazina è sensibile all'esposizione alla luce. Tutte le soluzioni ricostituite devono essere adeguatamente protette dalla luce anche durante la somministrazione, set per infusione resistente alla luce. Durante la somministrazione, occorre usare cautela per evitare l'applicazione paravenosa, che causerebbe dolore locale e danno tessutale. In caso di applicazione paravenosa, la somministrazione deve essere interrotta immediatamente e la dose eventualmente rimanente deve essere somministrata in un'altra vena. Velocità di iniezione barra infusione. Le dosi fino a 200 mg barra M2 possono essere somministrate come iniezione endovenosa lenta in circa 1 minuto. Dosi maggiori, comprese tra 200 e 850 mg barra M2, devono essere somministrate come infusione endovenosa in 15-30 minuti. Si raccomanda di verificare innanzitutto la pervietà della vena iniettando 5-10 ml di soluzione isotonica di sodio cloruro o glucosio 5%. Le stesse soluzioni devono essere utilizzate dopo l'infusione per eliminare gli eventuali residui del medicinale dalla linea di infusione. Dopo ricostituzione con acqua per preparazioni iniettabili e senza ulteriore diluizione con soluzione isotonica di sodio cloruro o glucosio 5%, le preparazioni di dacarbazina lipomed 200 sono iposmolari, circa 100 mosmol/kg, e devono quindi essere somministrate come iniezione endovenosa lenta, ad esempio in 1 minuto, e non come iniezione IV in volo in pochi secondi. Per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Le soluzioni ricostituite sono limpide e di colore giallo pallido. Le soluzioni per infusione diluite sono limpide e pressoché copyright incolori. Controindicazioni. Dacarbazina lipomed ha controindicato nei casi seguenti: ipersensibilità al principio attivo dacarbazina o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, gravidanza o allattamento, leucopenia o trombocitopenia, grave patologia epatica o renale, in associazione al vaccino contro la febbre gialla, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si raccomanda di somministrare la dacarbazina unicamente sotto la supervisione di un medico specializzato in oncologia, che abbia a disposizione le attrezzature necessarie per il monitoraggio regolare degli effetti clinici. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante del vaccino contro la febbre gialla è controindicato a causa del rischio di una patologia sistemica fatale, vedere paragrafo 4.3. Poiché a copyright il rischio trombotico ha aumentato in presenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere dacarbazina lipomed, fiale/flaconcini più solvente durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere dacarbazina lipomed, fiale/flaconcini più solvente durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e allattamento. La dacarbazina possiede effetti mutageni, teratogeni e cancerogeni negli animali. Si deve presumere un rischio aumentato di effetti teratogeni nell'uomo. Pertanto, la dacarbazina non deve essere usata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La dacarbazina può influenzare la capacità di guidare veicoli o usare macchinari a causa dei suoi effetti indesiderati a carico del sistema nervoso centrale o a causa della nausea e del vomito. Effetti indesiderati. Frequenze. Molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1/10. Non comune, a 0 yen 1 millesimo, 1 centesimo. Raro, a 0 yen 1, 10, 000, 1 millesimo. Molto raro, 1, 10, 000. Le reazioni avverse al farmaco più comunemente riportate sono patologie gastrointestinali, anoressia, nausea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. A seguito di un sovradosaggio si possono attendere una grave tossicità a carico del midollo osseo e anche aplasia midollare. L'insorgenza può essere ritardata fino a 2 settimane.
Il tempo di insorgenza dei nadir dei leucociti e dei trombociti può raggiungere 4 settimane. Per questo, anche in caso di sovradosaggio solo sospetto, un attento monitoraggio ematologico a lungo termine è essenziale. Non sono noti antidoti disponibili e quindi deve essere usata particolare cautela in occasione di ciascuna somministrazione per evitare il sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti alchilanti, codice ATC. L01AX04. La dacarbazina ha un agente citostatico. L'effetto antineoplastico è dovuto all'inibizione della crescita cellulare indipendente dal ciclo cellulare e dovuta all'inibizione della sintesi, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione endovenosa, la dacarbazina si distribuisce rapidamente dallo spazio intravascolare ai tessuti. Il legame con le proteine plasmatiche è del 5%. La cinetica della dacarbazina nel plasma è bifasica. Dati preclinici di sicurezza. A causa delle sue proprietà farmacologiche, la dacarbazina possiede effetti mutageni, cancerogeni e teratogeni, rilevabili nelle analisi sperimentali. Elenco degli eccipienti: acido citrico monoidrato e manditolo, e 421. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di dacarbazina Lipomed, fiale/flaconcini più solvente a base di dacarbazina sono: dacarbazina Medac. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.